Buongiorno ragazzi, allora dobbiamo iniziare a studiare la critica della ragion pura di Kant. Io vi propongo questo. Prima di iniziare in maniera analitica, precisa, nel dettaglio, a parlare della critica della ragion pura, ci vorranno 10 ore, 8 ore, vabbè, 6-7 ore, uno schema, uno schema di tutta la critica della ragion pura. Uno schema che è importante per farvi capire preliminarmente anche i termini, non solo le parti, le sezioni in cui è divisa l'opera, ma anche i termini, la terminologia. Kant non si comprende se non si conosce bene la sua terminologia, perché Kant usa dei termini in maniera strana, usa dei termini in maniera tecnica, usa dei termini che hanno per lui un significato, a cui lui dà un significato diverso dal significato quotidiano di questi termini. E quindi molti non capiscono Kant semplicemente perché fanno confusione all'interno della terminologia di Kant. Quindi capire in quali sezioni si divide la critica della ragion pura. Prima colonna, nome della sezione, ci sono tre sezioni, la ragion pura si divide, critica della ragion pura si divide in tre parti. Di cosa si occupa? Di cosa si occupa? Numero 2, di cosa si occupa 1? Di cosa si occupa quello che c'è scritto nella colonna 1? Cioè ogni sezione si chiama così, di cosa si occupa? Di quale argomento? Colonna 2, colonna 3, che cosa produce 2? D'accordo? Che cosa produce ogni cosa che io ho inserito nella colonna 2, d'accordo? Che cosa produce oppure con che cosa lavora, con che cosa opera, d'accordo? E poi 4, che cosa sono 3, cioè che cosa sono queste cose di cui si occupano quelle cose che stanno nella colonna 2. Lo so, è un po' complicato. Vediamo. La critica ragion pura si divide in tre parti, in tre sezioni: estetica trascendentale, analitica trascendentale, dialettica trascendentale. Qui metto una doppia, una tripla linea, d'accordo? Perché? Perché io voglio isolare, voglio separare, voglio considerare diverse le prime due parti dalla terza. Estetica trascendentale, analitica trascendentale stanno da una parte, poi c'è la terza parte che è la dialettica trascendentale. Perché la separiamo dalle altre due? Ora ve lo dico. Di cosa si occupa ogni parte? L'estetica trascendentale si occupa della sensibilità, d'accordo? Per ricordarvi che l'estetica trascendentale si occupa della sensibilità, fate riferimento all'etimologia della parola estetica. Estetica non vuol dire solo, come oggi diciamo, ciò che è bello, ciò che piace, ciò che è opera d'arte. Estetica, letteralmente, etimologicamente, viene dalla parola greca aistesis, d'accordo? Dalla parola greca aistesis. E aistesis in greco vuol dire sensazione, d'accordo? Quindi estetica, come la scienza delle sensazioni. L'estetica trascendentale, estetica, aistesis in greco sensazione, è quella prima parte della ragion pura che si occupa dei sensi, dei cinque sensi, della sensibilità, d'accordo? Parleremo prima di questo, estetica trascendentale, aistesis sensazione. Kant parla della sensibilità. Di cosa si occupa la sensibilità? Di cosa si occupa l'estetica trascendentale? Della sensibilità. Terza colonna. Che cosa produce la sensibilità? La sensibilità produce intuizioni sensibili. Attenzione, perché se non si capisce preliminarmente cosa Kant intende per intuizioni sensibili, non si capisce più niente di Kant. Voi quando pensate alla parola intuizione, a cosa pensate? All'intuizione, no? È qualcosa che viene in mente, cioè l'intuizione è qualcosa della mente, è qualcosa dell'intelletto, no? L'intuizione è una cosa che all'improvviso si forma, viene nell'intelletto, ok? Invece Kant per intuizione, intuizioni che infatti sono sensibili, lui intende che cosa sono, colonna 4, le intuizioni, le percezioni sensibili dirette e immediate degli oggetti.
oggetti, cioè l'estetica trascendentale si occupa della sensibilità dei cinque sensi. I cinque sensi che cosa mi fanno conoscere? Le intuizioni sensibili. Un'intuizione può essere solo sensibile, l'intelletto non genera intuizioni, perché le intuizioni, anche se la parola sembrerebbe dire il contrario, Kant la usa, la parola intuizioni, per dire le sensazioni. Le intuizioni per lui sono le sensazioni, le percezioni sensibili, le cose che io colgo solo nella mia sfera empirica, con i cinque sensi, d'accordo? Sono le percezioni sensibili immediate degli oggetti esterni. Questo tavolo è un oggetto esterno, io ho l'immagine di questo tavolo, io ho una percezione visiva di questo tavolo. Questa percezione visiva che avviene ora in maniera diretta, quando il tavolo è di fronte a me, di fronte ai miei occhi, in questo momento lo sto vedendo, questa percezione visiva, percezione sensibile immediata dei miei sensi del tavolo, Kant la chiama intuizione, cioè intuizione sensibile, d'accordo? Intuizione sensibile dell'oggetto esterno. Quindi l'estetica trascendentale, che studiamo per prima, si occupa di vedere come funziona la sensibilità, cioè i miei cinque sensi. I miei cinque sensi mi danno come conoscenze delle intuizioni sensibili, cioè delle percezioni immediate degli oggetti esterni quando io li sto guardando in questo momento, in maniera diretta, ok? Queste percezioni immediate degli oggetti esterni, cioè le intuizioni, che sono il materiale della sensibilità, mi fanno conoscere il fenomeno, cioè non mi dicono tutto dell'oggetto esterno, mi dicono solo qualcosa, ciò che io posso conoscere di questo tavolo, che è il fenomeno. Ma ci sono tante altre cose di questo tavolo che io non conoscerò mai il tavolo in sé, cioè il noumeno. Fondamentale distinzione in Kant tra fenomeno e noumeno. Quindi la sensibilità mi dà il materiale della conoscenza, perché le intuizioni sensibili, cioè le percezioni, per esempio visive di questo tavolo, sono l'unico materiale della conoscenza. Kant è empirista, Kant dice che al di là delle sensazioni, al di là di quelle che lui chiama intuizioni sensibili, noi non possiamo andare. L'unico materiale della conoscenza è la sensazione, è la percezione sensibile, ma lui la chiama intuizione. La percezione sensibile, sto vedendo questo tavolo, ho un'intuizione sensibile di questo tavolo, non riguarda tutto ciò che esiste nel tavolo, tutte le caratteristiche del tavolo, ma solo alcune cose che io posso percepire perché la mia conoscenza è limitata, cioè il fenomeno. Fenomeno è ciò che si mostra letteralmente, perché fenomeno è il participio presente passivo del verbo greco faino. Fainomenon in greco vuol dire mostrantesi, ciò che si mostra, ciò che viene mostrato. Io del tavolo di qualunque oggetto esterno ho un'intuizione sensibile, ho una percezione sensibile immediata diretta, ho una sensazione che mi dice solo il fenomeno, che mi dice solo ciò che i miei cinque sensi possono percepire. Tantissime altre cose di questo tavolo, cos'è il tavolo in sé, che cosa veramente è il tavolo, io non lo saprò mai, non lo posso conoscere, quindi oltre al fenomeno che conosco c'è il noumeno, che io posso pensare che esista, ma non potrò mai conoscere. Quindi io conosco il tavolo in base a quelle che sono le mie caratteristiche della mia psiche, della mia mente, e in particolare della mia sensibilità, dei miei cinque sensi, e quindi lo conosco in maniera particolare, lo costituisco io in base a come funzionano i miei sensi, lo vedo in un modo che potrebbe essere completamente diverso da come il tavolo è. Come il tavolo è, non la saprò mai, si chiama noumeno. Quindi la famosa distinzione di Kant tra fenomeno e noumeno. Noumeno è un altro participio presente passivo, neutro, singolare di un verbo greco che è noeo. Noumeno Noumenon in greco significa, mentre fainomenon significa ciò che viene mostrato, noumenon, noeo significa penso, noumenon significa ciò che viene pensato, ciò che io non conoscerò mai di un oggetto esterno,
però posso pensare che esista, ma non lo posso conoscere. L'unico modo di conoscere è attraverso le sensazioni, attraverso le percezioni sensibili, d'accordo? L'estetica trascendentale è già molto importante, perché Kant è un empirista. Kant dice che l'unico materiale, gli unici mattoni della conoscenza sono le sensazioni, che lui chiama intuizioni sensibili. Non si va oltre, d'accordo? Quindi la sensibilità, prima parte dell'opera estetica trascendentale, mi dà queste sensazioni, che lui chiama intuizioni sensibili. Non basta, perché per completare il processo di conoscenza bisogna mettere insieme queste intuizioni sensibili, queste percezioni, d'accordo? Questo lo fa l'intelletto, a cui è dedicata la seconda parte della critica in ragion pura, cioè la analitica trascendentale, d'accordo? In questo caso è troppo difficile spiegare perché il termine analitica designa l'intelletto e quindi non lo faccio, d'accordo? L'intelletto abbiamo visto che solo la sensibilità mi dà i contenuti della conoscenza. L'intelletto non può conoscere niente, non può aggiungere niente alla sensibilità, alle intuizioni sensibili, non può modificarle. Non esiste un'intuizione intellettuale, l'intelletto non può conoscere nulla. L'intelletto conclude il processo di conoscenza perché attraverso i concetti, adesso vediamo, l'intelletto semplicemente unifica, mette insieme, d'accordo? Mette insieme le intuizioni sensibili della sensibilità. Quindi, di fatto, le uniche due facoltà che servono a conoscere sono le prime due, non la terza. Sensibilità e intelletto. Sensibilità di cui si parla nella prima parte dell'opera estetica trascendentale, intelletto di cui si parla nella seconda parte dell'opera analitica trascendentale. La sensibilità produce tutti i materiali della conoscenza, le intuizioni sensibili. L'intelletto non ha altro che una funzione di unificazione, d'accordo? Di ordinamento, di mettere insieme in un certo modo le intuizioni sensibili che la sensibilità gli passa. La sensibilità dice toc toc intelletto, mi apri, ho dei dati sensibili da darti. L'intelletto prende i dati sensibili dalla sensibilità, le intuizioni sensibili, li mette insieme in dei giudizi, d'accordo? In dei giudizi logici, in delle proposizioni in cui ci sono dei soggetti, dei predicati. Quindi l'intelletto completa del tutto il processo di conoscenza semplicemente con una funzione di unificazione, d'accordo? L'intelletto cosa produce, o meglio con cosa lavora? Con i concetti. Attenzione, i contenuti dell'intelletto Kant non li chiama idee, li chiama concetti, d'accordo? Fate attenzione alla terminologia. I concetti, d'accordo? Dell'intelletto. Questo tavolo, quando lo ricordo, quando non lo sto più guardando, diventa un'immagine dell'intelletto, ok? I concetti mentali dell'intelletto. I concetti mentali, come le intuizioni sensibili, possono essere di due tipi. Fate attenzione, perché molti hanno sentito questo termine, il trascendentale. Come si conosce, cioè come possono conoscere, come funzionano sia la sensibilità sia l'intelletto. Conoscono con delle funzioni pure che si chiamano trascendentali. Ok? Trascendentali, spero che si legga. Che cosa sono questi trascendentali? Questi trascendentali sono delle intuizioni sensibili, delle percezioni particolari. Nel caso della sensibilità ci sono le intuizioni sensibili. No, io ho detto la percezione visiva di questo banco. Le intuizioni sensibili di solito hanno un contenuto. Immaginate che ci siano delle intuizioni sensibili senza un contenuto. Come dici, io vedo una cosa, questo banco, ma senza un contenuto. Sì, ci sono delle intuizioni sensibili senza un contenuto che sono innate in me e che Kant dice che sono dei trascendentali. Cioè, non hanno un contenuto, d'accordo? Mi danno solo la forma dell'intuizione sensibile, ok? Io vedo il banco ha un contenuto. Togli la materia,
della visione del banco, dell'intuizione sensibile del banco, ti resta la forma pura, cioè il trascendentale. La forma pura è la modalità, non ha un contenuto. La forma pura è una visione, una percezione da cui togli il contenuto. Cosa ti resta? Ti resta solo il modo di percepire, il modo di avere un'intuizione sensibile, d'accordo? Cioè esistono delle intuizioni sensibili con un contenuto, con una materia, e intuizioni sensibili che non hanno un contenuto. Togli la materia, resta soltanto la forma pura o trascendentale, che è il modo con cui le intuizioni sensibili funzionano, il modo con cui la sensibilità funziona. I trascendentali non hanno un contenuto, indicano le modalità con cui, in questo caso, la sensibilità funziona. I trascendentali della sensibilità sono spazio e tempo, d'accordo? Spazio e tempo ce li ho innati, si attivano solo quando c'è l'esperienza. Io non potrei assolutamente avere l'immagine qui di fronte, l'immagine visiva del banco, se non l'avessi costruita io a priori, perché ho spazio e tempo. Non posso conoscere niente con l'esperienza, con i sensi di questo banco, se a priori io non spazializzo e temporalizzo questo banco, qualunque altro tipo di oggetto esterno, d'accordo? Quindi la ragione, perché critica della ragion pura? La ragione, secondo Kant, può funzionare soltanto in forma pura, cioè i contenuti della ragione, i contenuti della conoscenza sono soltanto esperienze, intuizioni sensibili, lui è un empirista, ma queste esperienze devono essere universali e oggettive, cioè devono essere fissate a priori. E per essere fissate a priori ci vogliono questi trascendentali, queste forme pure, d'accordo? Io vedo il contenuto di questo tavolo, non lo vedrei se non avessi a priori uno spazio e un tempo, cioè le intuizioni pure, senza contenuto. Spazio e tempo sono le due trascendentali della sensibilità, con cui vado a interrogare. Lo spazio dice tavolo, sei in questo spazio, in quale spazio? Il tempo dice tavolo, sei in questo tempo, altrimenti io non percepirei nulla del tavolo. Quindi il materiale della conoscenza è empirico, però viene per quanto sembra strano, viene fissato a priori in maniera universale, necessaria, uguale in tutti gli uomini, perché tutti hanno gli stessi trascendentali, da queste forme pure, modalità di funzionamento della sensibilità, d'accordo? La stessa cosa vale con l'intelletto. Abbiamo detto che l'intelletto non crea niente di nuovo, non fa altro che prendere dalla sensibilità le intuizioni sensibili e metterle insieme, d'accordo? E metterle insieme in dei giudizi, che Kant chiamerà giudizi sintetici a priori. Vedremo come fa l'intelletto a unificare, a mettere insieme i dati sensibili che la sensibilità ha dato all'intelletto. L'intelletto produce dei concetti. Anche in questo caso, come nella sensibilità, i concetti hanno un contenuto. C'è il concetto di albero, il concetto di tavolo, ma i concetti possono essere anche senza il contenuto, senza la materia, cioè pure forme, d'accordo? Che lui chiama questi concetti puri o trascendentali dell'intelletto, che sono 12, mentre nel caso della sensibilità sono solo 2, spazio e tempo, li chiama categorie. Quindi attenzione a cosa significa concetti, a cosa significa categorie, a cosa significa giudizi. Le categorie sono i 12 concetti puri, pura forma, i 12 trascendentali dell'intelletto. Queste categorie, che detto che cosa sono, ma più che altro si applicano, queste categorie permettono di unire i dati che la sensibilità passa all'intelletto in maniera ordinata, in giudizi, d'accordo? Quindi queste categorie a priori che non hanno un contenuto, per esempio possono essere unità, pluralità, causa, sostanza, d'accordo? Sono dei concetti generali senza un contenuto preciso. Mi fanno formare dei giudizi, cioè delle proposizioni, con dei soggetti e dei predicati. Quindi le intuizioni sensibili della sensibilità sono soggetti e predicati sparsi, l'intelletto li prende e li mette insieme in una frase che dice il S è P, S sono P, d'accordo?
li unisce in delle proposizioni, cioè in una forma logica del giudizio, d'accordo? I giudizi, le categorie a priori dell'intelletto mettono insieme, vedete, eh, operano attraverso giudizi in cui l'intelletto unisce, ordina, mette insieme le intuizioni sensibili, cioè i fenomeni, prese da parte dell'intelletto dalla sensibilità. E così la conoscenza si conclude, è possibile a priori, grazie a questi trascendentali. Dovremo spiegarlo molto molto bene, naturalmente. Quindi le uniche due facoltà implicate nel processo di conoscenza sono queste due: sensibilità, che ti dà tutto il materiale della conoscenza, intelletto, che non fa altro che mettere insieme, unificare il materiale della sensibilità senza poter modificare, aggiungere o conoscere altro, qualcosa in più, d'accordo? Quindi fondamentale capire come, con quale significato Kant usa parole come intuizioni, fenomeno, noumeno, trascendentale, che lui chiama anche forma pura o funzione pura, concetti, categorie, giudizi, d'accordo? Altrimenti ci si confonde. Perché? Perché non si capisce quali sono i significati dei termini. Li si confonde tra di loro. Quindi anche il titolo, Critica della ragion pura, sembra strano. Abbiamo visto che ragion pura significa la ragione pura, cioè a priori, basata su forme a priori o funzioni pure che non hanno un contenuto, che sono innate e che fissano in maniera universale e necessaria il materiale dell'esperienza. Quindi la ragione per Kant può funzionare soltanto se è pura. Che vuol dire critica? Che bisogna giudicarla, cioè la sua un'indagine, una critica, un sottoporre a un giudizio come in un tribunale, la ragion pura, d'accordo? Siamo nell'epoca dell'illuminismo, dice Kant, tutto deve essere passato al vaglio della ragione. Attenzione, lui usa la ragione, questo è molto importante, con due significati diversi, perché come vedete nella terza parte dell'opera, di cui io ancora non ho parlato, lui usa anche qui il termine ragione, ok? Allora, nel titolo dell'opera lui usa, critica e ragion pura, usa il termine ragione in senso ampio, ma nel senso quotidiano del termine. Cioè per lui la ragione è l'insieme delle capacità conoscitive umane, è l'insieme di tutte le capacità conoscitive, la ragione. La ragione può essere solo pura perché può funzionare davvero, altrimenti io non avrei nessun pensiero, non avrei nessun contenuto nella mente, con questi trascendentali, d'accordo? Con queste forme pure, che poi spiegheremo. Però, appunto, la ragion pura deve essere criticata, bisogna vedere come funziona, bisogna vedere se funziona. Critica in realtà significa giudizio, perché etimologicamente Kant scrive critica per dire giudizio, dal verbo greco crino al passivo crinomai, che vuol dire giudico. Quindi la ragion pura si sottopone a un tribunale, d'accordo? A una critica, cioè a un giudizio. Bisogna criticare tutto, nel senso bisogna giudicare tutto, bisogna giudicare le pretese della ragion pura. Cosa può conoscere? Per Kant, un'indagine sulla conoscenza significa anche un'indagine sui limiti della conoscenza, un'indagine anche su ciò che la conoscenza non può conoscere, un'indagine sul confine oltre il quale la conoscenza non può andare. Abbiamo già visto che la conoscenza non conosce tutto, conosce solo i fenomeni, non potrà mai conoscere i noumeni, d'accordo? Quindi si tratta di giudicare la ragion pura, come in un tribunale, critica nel senso di giudizio. Vediamo
cosa conosce, come funziona, la ragion pura, giudichiamo, ha delle pretese di conoscere in maniera universale e necessaria. Kant dimostrerà che ci sono delle condizioni in base alle quali si può conoscere in maniera universale, necessaria e oggettiva. Quali sono queste condizioni? Critica della ragion pura, il genitivo della sia un genitivo soggettivo sia un genitivo oggettivo. Critica della ragion pura, genitivo soggettivo significa che la ragion pura soggetto critica. Critica della ragion pura, la ragion pura critica, cioè la ragion pura giudica. Che cosa la ragion pura giudica? La ragione stessa. Critica della ragion pura, giudizio della ragion pura su se stessa. La ragion pura giudica e giudica se stessa, le sue caratteristiche, il suo funzionamento, le sue pretese, i suoi limiti. D'accordo? Questo quindi, critica della ragion pura, nel titolo dell'opera e in tantissimi altri luoghi. Kant usa il termine ragione in senso ampio, vasto. Siamo abituati a pensare, no, la ragione, l'insieme delle facoltà psichiche. Per lui, più che altro, perché lui si occupa della possibilità del conoscere, l'insieme delle possibilità conoscitive della mente. Però lui usa la ragione, attenzione, anche in senso stretto, in senso tecnico, e se non capite questo, vi confondete. Ho messo un divisorio qua. La terza e ultima parte della critica della ragion pura, la dialettica trascendentale. A differenza della sensibilità e dell'intelletto, la dialettica trascendentale, che di cosa si occupa? Della ragione, ma di una ragione che ha un significato completamente diverso rispetto alla ragione pura, cioè alla ragione di cui che alla ragione come lui l'ha usata già nel titolo dell'opera. Non è più la ragione in generale, ma una ragione settoriale, una ragione particolare. Nella dialettica trascendentale si parla della ragione. La ragione è la ragione metafisica, cioè quella tendenza connaturata nell'uomo, una tendenza fallace, fittizia, che non porta a nessun risultato, che cerca di conoscere le idee metafisiche, d'accordo? Le idee che vanno oltre l'esperienza. Queste idee non si possono conoscere. Kant è empirista, fa una critica alla metafisica. Non dice che la metafisica non serve a niente, lo vedremo, ma dice che la metafisica non deve più essere scienza, d'accordo? Non deve più essere scienza, non deve pretendere di conoscere gli oggetti empirici, gli oggetti esterni, i fenomeni, ok? Quindi, le prime due parti dell'opera si occupa di sensibilità e l'intelletto che sono sufficienti per il processo di conoscenza. Sensibilità, intelletto, finisce qua la conoscenza. Però Kant poi parla di una terza cosa, nella terza parte dell'opera, dialettica trascendentale. Dopo la sensibilità e l'intelletto, la dialettica trascendentale si occupa della ragione in senso stretto, in senso tecnico, non nella ragione in senso ampio, della ragione metafisica, cioè di quella facoltà che in maniera frustrante, senza poter ottenere nessun risultato, pretende di poter conoscere qualcosa che va oltre l'esperienza, qualcosa di metafisico, qualcosa di noumenico. Vi ricordate? La cosa in sé, quello che va al di là del fenomeno e che io non posso conoscere. Queste cose, attenzione, che la ragione metafisica cerca di conoscere ma non può conoscere, Kant le chiama idee, e sono le idee della metafisica, cioè le idee che vanno oltre l'esperienza, oltre i fenomeni, che non si potranno conoscere mai. Quindi è fondamentale capire queste cose. Quando Kant parla dell'intelletto, i contenuti dell'intelletto non sono le idee, sono i concetti, ok? Sono i concetti. Mentre invece quando parla della ragione metafisica, la chiama ragione in senso stretto, è quella tendenza a farsi delle domande, a cercare di conoscere ciò che va oltre l'esperienza e che non si potrà mai conoscere. E queste idee che vanno oltre l'esperienza e che non si possono conoscere, appunto Kant le chiama idee, le idee metafisiche. Quindi bisogna fare molta attenzione, altrimenti non si capisce niente. Imparate a memoria già da ora questa terminologia. Le intuizioni sensibili sono le percezioni. Per esempio, quando io ho la visione di questo tavolo,
e riguardano la sensibilità, i cinque sensi, anche se la parola intuizione porterebbe a pensare a qualcos'altro. Ok? I concetti sono i contenuti dell'intelletto. Quando i concetti non hanno una materia, ma sono solo pura forma, sono i trascendentali, lui li chiama categorie, d'accordo? Categorie. Questo è ciò di cui si occupa l'intelletto. Invece, la ragione in senso stretto, non in senso ampio, è per Kant quella tendenza, quella facoltà che a differenza di sensibilità e intelletto non ci fa conoscere niente, perché la tendenza, la ragione a farsi delle domande metafisiche, delle domande che vanno al di là dell'esperienza, delle domande sulla totalità, su tutti i fenomeni dell'universo insieme, domande a cui la scienza, la ragione pura, non può rispondere. Lui chiama ragione in senso stretto questa cosa qui, d'accordo, della metafisica. Non la ragione in senso stretto, non riguarda l'intelletto. È chiaro? E la ragione si occupa di idee metafisiche, vedremo che impossibili da conoscere, vedremo che per Kant sono tre: anima, mondo e Dio. Mondo nel senso della totalità di tutti i fenomeni dell'universo. Quindi quando Kant usa il termine idee, intende le idee metafisiche, l'anima, la libertà, Dio, eccetera, che non possono in nessun modo essere conosciute. Kant usa il termine idee in questo senso. Le idee non sono i contenuti dell'intelletto, i contenuti dell'intelletto sono i concetti e alcuni di questi concetti sono categorie, così come i contenuti della sensibilità sono intuizioni, cioè le percezioni. Capite? Quindi la terminologia, perché Kant usa dei termini con un significato diverso da quello che di solito hanno, dal significato che di solito noi adoperiamo, dal significato quotidiano o anche dal significato con cui li adoperano altri filosofi. Per ricordarvi, ultima cosa, che la dialettica trascendentale si occupa della ragione metafisica, delle idee metafisiche che non si possono conoscere. Basta pensare a questo. Che cos'è la dialettica? Quando voi pensate alla dialettica, la dialettica non è uno scontro tra idee diverse, non è uno scontro tra idee diverse. E allora significa che la ragione metafisica, nel suo fallimentare tentativo di conoscere le idee, cioè cose che vanno al di là dell'esperienza, genera una dialettica, uno scontro, perché con la metafisica si può dimostrare vera una cosa, si può dimostrare vero il suo contrario. Non c'è un criterio. La metafisica non ha un criterio conoscitivo. Afferma delle cose che non possono essere dimostrate empiricamente e dice che sono vere, sbagliandosi. E quindi genera, capite, una dialettica nel senso di scontro, perché la ragione metafisica dà luogo a tante cose diverse non dimostrate, che possono essere l'una il contrario dell'altra, con buone argomentazioni. È vero X, ma è vero anche il contrario di X. E questo crea uno scontro, capite? Una dialettica, uno scontro tra idee opposte, che possono essere entrambe vere, entrambe false, non si capisce, uno scontro che non dà luogo a niente di costruttivo. Per questo dialettica, perché si producono cose di fantasia che non hanno una vera dimostrazione e quindi possono essere vere anche due cose contrarie e quindi creano una contraddizione dialettica, nel senso della inevitabile contraddizione che si genera utilizzando la ragione metafisica per voler conoscere cose che appunto non si possono conoscere, d'accordo? A partire dalla prossima volta, prima spiegherò l'estetica trascendentale, poi la dialettica trascendentale, poi l'analitica trascendentale, poi la dialettica trascendentale. Sarà lungo, sarà complesso, Kant è lungo, complesso. Questa è solo la prima opera, la critica della ragion pura, poi faremo la critica della ragion pratica, la critica del giudizio. La critica della ragion pura comunque è più lunga e complessa rispetto alle due critiche successive. Ricordate anche dei problemi di Kant, come vedremo.
uno dei problemi di Kant è quando si occupa di conoscenza, la critica della ragion pura è un'opera di gnoseologia, si occupa della conoscenza. Lui tende a identificare la conoscenza comune quotidiana con la conoscenza scientifica. Questo è un problema di Kant. Kant quando parla della conoscenza, per lui la conoscenza comune quotidiana e la conoscenza scientifica sono la stessa cosa. Lo dà per scontato questo. Altro problema di Kant, abbiamo visto 3 sezioni. Per Kant, e questo sarà un grosso problema, lo vedremo, queste 3 funzioni della mente, sensibilità, intelletto, ragione, sono separate le une dalle altre, sono eterogenee. La sensibilità non comunica con l'intelletto non comunica con la ragione. Ma com'è possibile? Io vi ho appena detto che la sensibilità passa all'intelletto le intuizioni sensibili affinché l'intelletto le ordini, cioè li unifichi in dei giudizi sintetici a priori. E questo è il problema. Kant dovrà trovare un collegamento, almeno tra sensibilità e intelletto, poi vabbè la ragione può essere tranquillamente scollegata. Il problema di Kant è che lui è come se pensasse che il nostro cervello fosse diviso in 3 parti che non comunicano tra di loro. In un pezzo del cervello c'è la sensibilità, in un pezzo del cervello c'è l'intelletto, in un pezzo del cervello c'è la ragione. Cioè 3 facoltà separate, eterogenee, che stentano a trovare un collegamento tra loro. E lui però in qualche modo dovrà trovare un collegamento tra le prime 2, sensibilità e intelletto. Credo di avervi detto tutto. Questo è uno schema iniziale. E imparate questo schema. Poi noi, partendo da questo, da queste cose, poche cose che vi ho detto, approfondiamo, andiamo nello specifico, spieghiamo tutto, sviscerando ogni tipo di contenuto, d'accordo? Però imparare questo schema, soprattutto già imparare questa terminologia, non confondersi, avere le idee chiare, non confondere tra di loro le intuizioni, i concetti, le categorie, le idee, capire che la ragione in senso stretto è la ragione metafisica, è la ragione in senso ampio, è l'insieme delle facoltà conoscitive, eccetera. Già dall'inizio abituarsi a questi termini e al significato dei termini. Dalla prossima volta cominciamo la maratona molto lunga e difficile. Non so quante lezioni ci vorranno per spiegare tutta la critica della ragion pura di Kant. Arrivederci.